Bene amici, oggi scopriamo insieme la Luxa 28 Duo, una barca con una lunghezza fuori tutto di 8,60 m e una larghezza di 2,53 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trova un'unica grande pedana, guardate qui, piuttosto generosa per la sua categoria, con scaletta di risalita inserita all'interno della plancetta di dritta con gradino e incasso per evitare di creare un intralcio quando si accede a bordo. In questo modo è semplicissimo muoversi perché guardate qui l'ampiezza consente un movimento agevole ed entrambe le zone possono essere utilizzate indipendentemente l'uno dall'altro. Al centro troviamo i motori che vedono in questo caso una coppia di Suzuki DF300 AP, ma la motorizzazione minima parte da una coppia di 250 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 400 cavalli. Guardate anche la presenza dei tubi di raccordo che vengono innestati al di sotto del piano di calpestio, in questo modo non danno intralcio e quindi possiamo sfruttare questo corridoio per muoverci da un lato all'altro. Qui troviamo il vano per il controllo dei filtri, mentre ai lati ci sono i tappi d'imbarco per i serbatoi. Sulla sinistra c'è anche la doccetta con il relativo miscelatore, mentre all'interno dello specchio di poppa di sinistra si trova anche l'ingresso per utilizzare un'altra pompa per il risciacquaponte con innesto rapido. Accediamo quindi a bordo con questo corridoio preferenziale, piccolo gradino per dare maggior protezione all'interno e arriviamo quindi in pozzetto. Pozzetto libero da ingombri che permette quindi di sfruttare l'intera larghezza della barca e quindi riuscire a muoversi senza difficoltà, con pedane a ribalta che permettono quindi di creare una piena personalizzazione del layout, dal momento che possiamo scegliere se tenerle aperte o chiuse e quindi muoverci in totale autonomia a bordo. Inoltre la lavorazione della barca è totalmente in alluminio, quindi totalmente personalizzabile. Anche tutto quello che vedete, gli acciai, la tappezzeria e il legno è realizzata internamente al cantiere, quindi totalmente personalizzabile. Non manca la galloccia per l'ormeggio presente su entrambe le murate e inoltre ci sono anche diversi ripiani tecnici dove poter alloggiare gli oggetti. In questo caso ad esempio è molto comodo per poter riporre la cima per l'ormeggio quando non è utilizzata, oppure queste tasche ricavate all'interno delle murate che sono utilizzate per riporre i parabordi. Inoltre il pozzetto è totalmente libero da ingombri, ma il cantiere dà possibilità anche di personalizzarla e quindi creare una base per un tavolino e quindi creare una dinette di poppa interna, e soprattutto siamo ben protetti perché da qui inizia la cabina con la porzione superiore che ci dà piena protezione, con anche l'illuminazione per le uscite in notturna. Entriamo quindi in cabina, accesso comodissimo con porta abbattente centrale, e vediamo che subito sul lato di dritta c'è il ripiano cucina con un singolo fornello spostato verso poppa e poco più avanti doppio piano d'appoggio con tagliere con al di sotto il lavello, ma su richiesta è possibile utilizzare qualsiasi tipologia di piano cottura. Qui ci sono gli interruttori per il controllo dell'illuminazione di bordo delle principali utenze, mentre in basso ci sono diversi cassetti e diversi ripiani dove riporre gli oggetti. Vi mostro anche la luminosità perché ci sono queste vetrate laterali che permettono di avere una piena visibilità a 360 gradi, quindi comodissima, altezza interna davvero incredibile perché guardate qui, io riesco a stare perfettamente in piedi, quindi cabina perfettamente vivibile non solo in ottica di porto ma anche in ottica uscite invernali perché siamo sempre ben protetti. Ritorniamo dal lato opposto, vi mostro sul lato di sinistra il bagno, quindi entrando in cabina troviamo subito il bagno con porta abbattente e c'è il WC rivolto in murata, la doccia e l'oblò per favorire la reazione. In basso non manca il carabottino in legno appunto per l'utilizzo della doccia e anche qui l'altezza è pienamente conservata, quindi bagno pienamente vivibile. Poco più avanti sulla sinistra si trova il salottino interno, vi parlo di salottino interno perché vedete ci sono due divanetti speculari uno di fronte all'altro con al centro il tavolo che si può sollevare e quindi creare una dinetta interna, oppure lasciarlo in questa configurazione con un cuscino poggiato e avere un ulteriore posto letto perché la spalliera si può abbattere verso prua e quindi avere un ulteriore letto aggiuntivo. Vi mostro anche la capacità della barca di alloggiare il materiale perché qui le sedute sono gavonate al loro interno, quindi c'è tantissimo spazio e quindi permette di lasciare il piano di calpestio libero da ingombri. Qui c'è un'ulteriore seduta con schienale fisso gavonata al suo interno e qui in basso si trova il frigorifero abbattente. Frigorifero quindi alloggiato al di sotto della seduta di comando, ma è possibile installarne uno a pozzetto al di sotto della seduta di prua. Seduta di prua che, come vi dicevo, è modulare perché possiamo anche spostare lo schienale verso poppa e quindi avere una seduta a fronte marcia, con qui il cassetto per non solo riporre i documenti ma anche utilizzarlo come
leggio o come scrivania del comandante. Vi faccio vedere anche le rifiniture perché la barca è in alluminio, ma qui c'è il rivestimento in tessuto, quindi non vediamo l'alluminio a vista ed è anche coibentata. In questo modo l'ambiente è isolato e non avvertiamo le alte temperature anche durante le calde giornate estive. In alto ci sono ulteriori mensole, comodissimo perché, come vi dicevo, c'è tantissimo spazio dove riporre gli oggetti. La postazione di comando vede una seduta monoposto con booster regolabile. In questo modo noi possiamo scegliere se governare in modalità appoggiareni oppure sederci in modalità tradizionale, con possibilità anche di ruotare e spostare la poltrona. In questo modo ogni persona può adattarla alle proprie esigenze. Quindi io mi metto al comando, vedete, ho il timone ben raggiungibile davanti a me, non ho fastidio con le ginocchia, doppia manetta di potenza spostata sul lato di dritta e il resto della plancia, pur essendo totalmente personalizzabile, permette di avere tutto sotto controllo con un unico grande display multifunzione Raymarine. Qui c'è il controllo del GPS con l'autopilota, lo strumento dedicato agli zipwake per correggere l'assetto e anche ovviamente con la funzione automatica, il quadro di accensione dei motori, controller dell'elica di prua e ovviamente chiave di avviamento. Gli interruttori on-off sono disposti su 2 livelli, in questo modo possiamo controllarli anche dalla plancia di comando, oltre che all'ingresso della cabina. Vi mostro anche la visibilità, come vi dicevo, la presenza delle vetrate permette di avere tutto sotto controllo e quindi non abbiamo problemi durante la navigazione, con anche possibilità di avere il ricircolo dell'aria grazie alla presenza del lucernario in alto che permette un ottimo ricircolo dell'aria. Non mancano in alto i quadranti forniti da Suzuki per monitorare in ogni momento le condizioni dei motori, il salpaancora con il controllo del contacatena e a sinistra lo stereo. In questo modo abbiamo tutto sotto controllo, non solo sul display multifunzione, ma abbiamo anche gli strumenti dedicati lì in alto. Procedendo verso prua troviamo questa porta abbattente che isola l'ambiente ed entriamo nella zona notte. Vi parlo di zona notte perché qui c'è il letto matrimoniale che occupa l'intera larghezza interna dello scafo, guardate qui, ampissimo, quindi non solo per 2 persone ma anche per 3 persone perché c'è tantissimo spazio, con possibilità di riporre centralmente quel cuscino e quindi avere un'unica area rivestita di cuscini ed è comodissima dal momento che ci sono anche le tasche portaoggetto laterali e anche delle mensole qui in alto, quindi anche in questo caso tutti gli oggetti hanno la loro collocazione e riusciamo a lasciare il letto centrale libero da ostacoli. Non manca il passo d'uomo in alto per favorire un adeguato ricircolo dell'aria e a proposito dello stivaggio c'è un ulteriore gavone al di sotto del cuscino centrale. La reazione è assicurata anche dal doppio blò presente sulle murate, oltre alla presenza delle vetrate che permettono di assicurare una piena luminosità. Vi mostro infine l'altezza interna perché pur essendo ribassati rispetto al piano di calpestio principale dell'imbarcazione riusciamo a stare quasi totalmente in piedi, io ho solo la testa leggermente abbassata, quindi altezza nella zona di prua di circa 1,65 m, quindi perfettamente sfruttabile perché guardate quando sono seduto riesco a stare perfettamente all'interno della cabina e quindi cabina perfettamente vivibile per 3 persone più un ulteriore posto letto aggiuntivo nella zona principale. Non manca infine il cassetto di ispezione per i contatti interni della console per intervenire in ogni momento. Ritorniamo all'esterno sfruttando il corridoio centrale, vedete libero da ingombri, quindi comodissimo, ed accediamo alla zona di prua. Il passaggio a prua avviene sfruttando la seduta laterale all'interno della murata, vedete ribaltandola possiamo avere un piano di supporto piuttosto largo, sfruttiamo la maniglia TNT bene posta qui lateralmente e possiamo proseguire sul passavanti. Vi mostro la presenza sul tetto di questa grande battaiola perché è un TNT bene lunghissimo, quindi possiamo definirla una battaiola, con la presenza anche dei pannelli solari e in questo caso tutta l'elettronica dedicata di bordo che permette quindi anche la ricarica delle batterie quando restiamo tanto tempo lontani dalla banchina. Passeggiamo quindi, vedete in questa prima zona non c'è nessuna protezione laterale del passavanti ma possiamo sfruttare la maniglia TNT bene qui presente sul tetto ed arriviamo quindi man mano nella zona di prua. Qui da centroscafo parte la battaiola, c'è anche la galloccia dedicata per l'ormeggio a scomparsa. Quindi abbiamo maggior protezione che permette quindi di essere protetti all'altezza della gamba ed arriviamo quindi nella zona di prua. Zona di prua totalmente libera da ingombri, qui come vedete c'è il passo d'uomo che c'era lì all'interno della cabina. Sfruttiamo il rivestimento in tech per avere un ottimo grip e vediamo che c'è al centro il vano dedicato al verricello. Qui vedete la lavorazione in alluminio è perfettamente visibile.
Vericello quindi ben monitorabile dalla plancia di comando, perché riusciamo ad avere il controllo del musone di prua e sapere in ogni momento lo stato della catena e dell'ancora. Opzionalmente è possibile installare una telecamera per avere il controllo anche sul display multifunzione. In questo caso si trova anche la scaletta di risalita per agevolare la salita e la discesa quando si ormeggia di prua, oltre alla presenza del musone in legno per avere maggior superficie calpestabile. Completa la dotazione di prua la doppia galloccia per l'ormeggio e, come già detto, l'ampia battaiola per dare piena protezione alle persone che arrivano nella porzione anteriore. E quindi, cari amici, questa è la Luxa 28 Duo. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.